Ciao ragazzi, in questo tutorial, utilizzando GeoGebra, facciamo un breve riepilogo dinamico sull'equazione della parabola. La parabola è il luogo dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto fuoco e da una retta fissa detta direttrice. Dalla simulazione grafica possiamo notare che, al variare della posizione del punto P sulla parabola, le distanze PF e PH si mantengono sempre uguali fra loro. Algebricamente, l'equazione di una parabola ad asse verticale si può scrivere nella forma y uguale a x quadrato più bx più c. Vediamo ora cosa succede graficamente quando facciamo variare i tre parametri a, b e c. Consideriamo innanzitutto un'equazione del tipo y uguale a x quadrato, cioè un'equazione in cui sia il coefficiente b che il coefficiente c valgono 0. Abbiamo una parabola con il vertice nell'origine. Facciamo ora variare il coefficiente a. Per a maggiore di 0 abbiamo una parabola che volge la concavità verso l'alto, faccina allegra, mentre per a minore di 0 abbiamo una parabola con concavità verso il basso, faccina triste. Ovviamente, per a uguale a 0 abbiamo un'equazione di primo grado, cioè una retta. Nel nostro caso, la retta è proprio l'asse x, di equazione y uguale a 0. Consideriamo ora un'equazione del tipo y uguale a x quadrato più c, cioè un'equazione in cui il coefficiente b vale 0. Il coefficiente a, come abbiamo già detto, ci dà informazioni sulla concavità della parabola, mentre il coefficiente c, come possiamo notare dalla simulazione grafica, ci dice dove la parabola interseca l'asse y, cioè nel punto di ordinata uguale a c. Ad esempio, per c uguale a 2, la parabola interseca l'asse y nel punto di ordinata 2, mentre per c uguale a meno 3, la parabola interseca l'asse y nel punto di ordinata meno 3, e così via. Inoltre, si può notare che quando b è uguale a 0, la parabola ha sempre il vertice sull'asse y, e se interseca l'asse x, lo fa in due punti di ascisse opposte, ad esempio, più 1, meno 1, più 2, meno 2, più 3, meno 3, eccetera. Questa è infatti la parabola rappresentativa di un'equazione di secondo grado pura, che, come ben sappiamo, ammette due soluzioni opposte fra loro, come mostra questo primo grafico, oppure è impossibile, come mostra quest'altro grafico. Infatti, le soluzioni di un'equazione di secondo grado sono i punti in cui la parabola interseca l'asse x, e questa parabola non interseca mai l'asse x, mentre i grafici delle parabole precedenti intersecavano l'asse x in due punti di ascisse opposte. Consideriamo ora un'equazione del tipo y uguale a x quadrato più bx, cioè un'equazione in cui il coefficiente c vale 0. In questo caso, come si può notare dalla simulazione grafica, la parabola, al variare dei coefficienti a e b, passa sempre per l'origine. Infatti, come abbiamo già detto, il coefficiente c fornisce l'ordinata del punto di intersezione con l'asse y. Al variare del coefficiente a, sappiamo già cosa succede, varia la concavità della parabola. Facciamo ora variare il coefficiente b. Come si può notare, al variare di b varia la posizione del vertice della parabola, ma non varia né la concavità, che dipende solo dal coefficiente a, né l'intersezione sull'asse y, che dipende solamente dal coefficiente c. Questa è la parabola rappresentativa di un'equazione di secondo grado spuria, che, come ben sappiamo, ammette sempre due soluzioni, di cui una è nulla. Infatti, come possiamo notare dal grafico, una delle due soluzioni è variabile, l'altra, lo 0, è fissa. Consideriamo ora un'equazione del tipo y uguale a x quadrato più bx più c, con tutti e tre i coefficienti diversi da 0, e facciamo un riepilogo delle cose dette in precedenza. Facendo variare a, vediamo che la parabola volge la concavità verso l'alto per a positivo e verso il basso per a negativo. Per a uguale a 0 non abbiamo più una parabola, bensì una retta di equazione y uguale a bx più c, come si può benissimo notare osservando il grafico. Facendo variare b,
vediamo che varia la posizione del vertice della parabola, ma non variano né la concavità né l'intercetta sull'asse y, che nel nostro caso è sempre uguale a 3. Per b uguale a 0, il vertice si trova sull'asse y, mentre per b diverso da 0, il vertice si trova a destra dell'asse y se a e b sono discordi, cioè se hanno segno opposto, mentre si trova a sinistra dell'asse y se a e b sono concordi, cioè se hanno lo stesso segno. Per b uguale a 0, facendo variare i coefficienti a e c, abbiamo la parabola rappresentativa di un'equazione pura, che, come si può notare dalle intersezioni con l'asse x, o ha due soluzioni opposte fra loro, infatti i due pallini rossi nel grafico sono simmetrici rispetto all'asse y, oppure è impossibile, cioè non ha intersezioni con l'asse x. Facendo variare c, infine, vediamo che varia l'intercetta sull'asse y e la parabola trasla verso l'alto o verso il basso. Per c uguale a 0, la parabola passa per l'origine ed è la parabola rappresentativa di un'equazione spuria che, come si può notare dalle intersezioni con l'asse x, ha sempre una soluzione nulla. Vediamo ora il significato del discriminante delta uguale a b quadrato meno 4ac. Quando delta è maggiore di 0, la parabola ha due intersezioni con l'asse x e l'equazione associata ha due soluzioni. Nella simulazione grafica si può notare che, facendo variare a piacere il coefficiente a, oppure il coefficiente b, oppure ancora il coefficiente c, quando il delta si mantiene positivo, la parabola ha sempre due intersezioni con l'asse x. Quando delta è uguale a 0, la parabola ha una sola intersezione con l'asse x, cioè due intersezioni coincidenti, e l'equazione associata ha due soluzioni coincidenti, cioè in pratica una sola soluzione. Infine, quando delta è minore di 0, la parabola non ha intersezioni con l'asse x e l'equazione associata è impossibile. Vediamo ora uno schema riepilogativo dei concetti appresi. Innanzitutto abbiamo detto che nell'equazione della parabola y uguale a x quadrato più bx più c, quando il coefficiente del termine di secondo grado a è positivo, la parabola volge la concavità verso l'alto, come la bocca di una faccina allegra, mentre quando il coefficiente a è negativo, la parabola volge la concavità verso il basso, come la bocca di una faccina triste. Inoltre, quando il modulo di a aumenta, la parabola, se così si può dire, diventa sempre più stretta al crescere di a. Ad esempio, una parabola con a uguale a 2 è più stretta di una parabola con a uguale a 1. E la stessa cosa vale per a negativo. Una parabola con a uguale a meno 2 è più stretta di una parabola con a uguale a meno 1. Quando invece il modulo di a si mantiene basso, ad esempio per valori inferiori ad 1, la parabola ha un'apertura maggiore, come mostrato nel piccolo schema in evidenza. Per quanto riguarda invece il coefficiente b, abbiamo detto che se b è diverso da 0, la parabola non ha il vertice sull'asse y e se a e b sono concordi, la parabola ha il vertice a sinistra rispetto all'asse y, mentre se a e b sono discordi, la parabola ha il vertice a destra rispetto all'asse y. Quando invece b è uguale a 0, la parabola ha il vertice sull'asse y ed è la parabola rappresentativa di un'equazione pura e le sue intersezioni con l'asse x sono due punti di ascissa opposta. Passiamo ora al coefficiente c. Abbiamo detto che c ci fornisce l'ordinata del punto di intersezione con l'asse y. Dunque, se c è uguale a 0, la parabola passa per l'origine. Se c è maggiore di 0, la parabola interseca l'asse y in punti di ordinata positiva, praticamente sopra l'asse x, mentre se c è minore di 0, la parabola interseca l'asse y in punti di ordinata negativa, cioè sotto l'asse x. Infine abbiamo fatto alcune considerazioni sul discriminante delta uguale a b quadrato meno 4ac ed abbiamo detto che se il delta è positivo, la parabola interseca l'asse x in due punti. Se il delta è nullo, la parabola interseca l'asse x in un solo punto, che poi è il vertice della parabola, mentre se delta è negativo, la parabola non interseca l'asse x in nessun punto.
Possiamo affermare che queste nozioni ci aiutano a capire e ricordare visivamente il motivo per cui un'equazione di secondo grado può avere due soluzioni distinte, caso delta maggiore di 0, coincidenti, caso delta uguale a 0, oppure nessuna soluzione, caso delta minore di 0. Le soluzioni di un'equazione sono infatti le ascisse dei punti in cui la sua parabola rappresentativa interseca l'asse x e possono dunque essere 2, 1 o 0. Inoltre, queste sono parabole rappresentative di equazioni pure, con eventuali soluzioni opposte fra loro, mentre questa è la parabola rappresentativa di un'equazione spuria, con una soluzione fissa, lo 0, ed una soluzione variabile. Con questo abbiamo ripassato un po' tutti i concetti visti nei video precedenti. Nei prossimi tutorial inizieremo a svolgere qualche esercizio sulla parabola. Vi aspetto! Ciao!